E bentornati in collegamento da Simac Tannintech con Visioni in collaborazione con MPA Style, e siamo in questo momento con il direttore generale di Simac Tannintech e di Assomac. Benvenuto Agostino Appolito, è un piacere. Grazie. Per noi avere il padrone di casa, possiamo dire. Grazie, sì. E partiamo dunque ormai siamo quasi alla fine del terzo giorno, quindi quasi alla fine della fiera. Facciamo un primo bilancio che, senza i dati ovviamente che arriveranno poi a tempo debito, come è andata questa manifestazione, questa edizione, e che feedback ha dato? Bene. Ma forse qualche dato posso anche darlo, diamo perché qualche anteprima l'abbiamo. Intanto è un'edizione che posso dire ha mantenuto le aspettative, perché comunque il numero degli espositori, nonostante la complessa e difficile situazione che noi sappiamo bene, operatori del settore, stiamo vivendo, comunque ha spinto i nostri espositori ad essere presenti. C'è stata qualche riduzione sui metri quadri, però sostanzialmente il numero delle imprese è veramente leggermente inferiore di qualche unità, quindi significa che comunque c'è una volontà da parte del comparto delle calzature, delle tecnologie per la pelletteria e anche quello ovviamente della conceria, di promuovere, di riuscire ad essere, come dire, presenti, perché è il momento internazionale più importante che abbiamo per questo settore, e questo, diciamo, come dire, ci rende onore. Due grandi temi, partiamo dal primo. Il primo è questo sostanziale patto di filiera che è stato così oggetto della cerimonia di inaugurazione tra voi e tutto il mondo di linea pelle, quindi una sinergia di supply chain. L'unione fa la forza, si sa, e in questo caso i fatti stanno dimostrando le intenzioni che sono buone. Cosa potrà portare in prospettiva questa sinergia tra i vostri due gruppi? Beh, è una sinergia che io devo dire, da quando sono direttore di Assomac e di Simac Tannintech, è una roba che c'è sempre stata. Magari in alcuni casi era un po' latente, ma ora abbiamo rafforzato, proprio definito bene anche le aree, gli ambiti che sono ovviamente legati alla promozione, all'area della promozione e della comunicazione, perché insieme dobbiamo far vedere la forza del Made in Italy. Questo è uno dei temi portanti dell'accordo, così come è importante l'aspetto che riguarda le sinergie anche organizzative, perché ci possono essere sicuramente delle attività che fatte insieme possono generare maggior valore aggiunto, e parlo di contenuti che noi possiamo dare alla filiera. Posso parlare tranquillamente di azioni che possono andare ad individuare nuove opportunità e rendere alcuni comparti, alcuni settori, diciamo così, che in questo momento si sono rappresentati in fiera ma non hanno la giusta evidenza, di essere poi dopo, come dire, promossi con maggiore attenzione e con maggiore come dire, precisione rispetto a prima. E poi c'è appunto il forte impegno da parte di entrambi le fiere di mantenere un passo comune, e il passo comune è dato dai tempi, è dato dalle modalità con cui ci presentiamo a tutta la filiera, è il fatto di aprire anche agli altri partner della filiera. L'UNPAC è uno degli esempi, ma ci sono tantissime altre situazioni che riguardano e che impattano il comparto moda, che comunque hanno bisogno di essere maggiormente spinte in una logica appunto di favorire lo sviluppo della filiera e di rappresentare, anche qui ritorno al primo concetto, il Made in Italy nel modo più corretto possibile, perché comunque il Made in Italy resta la nostra forza e la nostra capacità, diciamo, di spingere su questo settore. L'altro grande tema è questo ponte che avete iniziato a costruire tra l'Italia e l'Africa, con un focus forte sul Kenya. Presenze importanti, abbiamo qui ospitato anche in intervista il ministro kenyota dell'industria. Sì. È un bel segnale questo, perché l'Africa ha un grandissimo potenziale, soprattutto potenziale umano incredibile, popolazione giovane, tante risorse, Sì. e tante possibilità di
creare delle filiere africane con una regia italiana. È un sogno o si può davvero concretizzare tutto questo? Speriamo che non ci venga il mal d'Africa prima di tutto, perché ecco, quello poi dopo ci spinge ad essere ancora più presenti in Africa, lo dico in questo senso. No, l'Africa è una grande scommessa perché è un continente immenso, tantissime risorse, tantissima volontà da parte anche dei governi di spingere. Non è un continente per noi sconosciuto. Noi siamo presenti in Africa da tantissimi anni, da decenni. Lo testimoniano le nostre presenze in Egitto, lo testimoniano il nostro radicamento in territori, in aree come il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, insomma tantissime aree, il Sudafrica. E l'Africa centrale è quella parte di l'Etiopia, perché poi me le ricordo anche ecco, l'Africa centrale è quello che non che mancasse nella presenza nostra con le nostre aziende nella vendita dei macchinari, è che mancava una strategia sulla filiera della pelle. E allora, grazie anche al gioco che abbiamo fatto con l'ambasciata e con l'ICE, siamo riusciti a lavorare su un progetto, su una missione pilota che poi dopo ha generato un report molto interessante che ha definito gli interventi su tutta la filiera della pelle, partendo dagli allevamenti e terminando poi dopo alla realizzazione di calzature e pelletterie. Significa che noi abbiamo un potenziale tra Kenya, Tanzania, Uganda di qualcosa come più di 150 milioni di capi bovini che comunque sono capi destinati alla macellazione, lo voglio ricordare, per l'uso alimentare. E la pelle è una risorsa che è fondamentale perché poi dopo può far sì che quei territori possano crescere, possano utilizzare la pelle sia in una prima fase, diciamo, come prodotto da esportare e sia in una seconda fase, soprattutto magari per una penetrazione regionale. Ecco, quindi l'Africa per noi rappresenta anche una scommessa perché questo piano Mattei che spesso sentiamo nominare e che vuole aiutare e sostenere la crescita di questi paesi, ecco ora in questo modo può essere realmente applicato perché training, formazione, presenza di tecnologica importante, la filiera della pelle con concerie, con prodotti chimici legati appunto alla lavorazione della pelle, le tecnologie, siamo un unicum e offriamo veramente la possibilità ad un paese di crescere. La delegazione keniana è una delegazione, anzi devo dire keniota, non keniana, keniota, è una delegazione la più numerosa che noi abbiamo avuto. 130, vero? Sì, no, complessivamente le delegazioni 130, la sola delegazione keniana era di 26 persone, 25 persone. Poi se ne sono aggiunti all'ultimo anche tantissimi altri imprenditori, quindi tutto il valore col contributo anche di ICE, agenzia, no? Per una larga parte sì, perché l'ICE supporta nei tre filoni stanno, uno è quello della comunicazione, uno è quello delle delegazioni estere, quindi anche il lavoro che è stato fatto dai direttori ICE dei paesi interessati e poi diciamo il supporto con le nostre associazioni con sorelle di quei paesi ha generato sicuramente un risultato positivo che spero abbia una ricaduta anche sulla nostra fiera e sui nostri espositori. Ricordo che le delegazioni sono composte in minima parte da istituzioni, in larghissima parte da imprenditori che sono appunto dei settori a valle della nostra. Sono i buyer. Sono i buyer, esattamente. Quelli che la fiera vuole. Ringraziamo il direttore Agostino Appolito e a tra poco con un nuovo ospite. Grazie a voi e speriamo che la prossima edizione sia ancora più effervescente. Grazie.